Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, un modello meraviglioso, dettagliatissimo in scala 1:8, edizione De Agostini, uscita numero 50. Stiamo quasi arrivando alla metà dell'opera che prevede 110 uscite. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo e mentre avrete possibilità di leggere, oltre che guardare anche queste splendide fotografie, ci tengo a ringraziare voi che siete la linfa continua del mio canale, la crescita continua del canale. Grazie ragazzi con tutto il mio cuore. Grazie a tutte le persone che mi visualizzano e che si iscrivono al canale, attivano la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare, spero, dei modelli a voi graditi. Inoltre, se ci fosse qualcuno tra voi che ha piacere di farsi montare il modello da Michele, mi contatti privatamente. Intanto stiamo guardando il contenuto del fascicolo numero 50, sono le guide dei sedili anteriori. Queste sono le fasi di montaggio, è molto semplice il montaggio. Qui non vi preoccupate perché vedete che ci sono due sedili, ma in realtà ne abbiamo montato solo uno. Il prossimo ci verrà dato nella sessione dedicata appunto a quello che sarà il sedile, quindi state tranquilli. Vi servirà una lima e questo è il risultato finale. Non andremo ad avvitare alcuna vite, anche se ci sono state date delle viti che adesso andremo a vedere. Abbiamo quasi finito. Non saltatemi le pubblicità, cari ragazzi. Anche se vi danno fastidio, date una mano a Michele e fatele andare avanti lentamente senza interromperle. Solo così io potrò continuare a fare video. Grazie. Ecco qua. Bene. Troviamo tre guide in plastica, quella centrale che prenderà tutti e due i sedili e queste laterali. Sono uguali, però c'è solo un modo corretto per metterle. Non vi potete sbagliare perché questo disegno che avete qua sotto lo dovete avere anche sul pianale. Con la lima io sono andato a consumarmi tutti i falsi piani che avevo qua sotto. Avevo delle sbavature per cui non mi avrebbe consentito sicuramente di andare perfettamente in battuta sul pianale, cosa che invece deve fare. Mi raccomando, non toccate il perno, quindi lo limate qui dove serve, ma senza toccare il perno. Stessa cosa ho fatto qui, vedete? Tra l'altro, con mia sorpresa, questo pezzo è verniciato, perché come potete vedere sotto è nero. Qui ho lavorato in questa maniera e così, senza toccare i perni. Bene,
Abbiamo anche una serie di viti NM che sono da avvitare nel metallo, ma non le useremo in questa sessione di montaggio, in quanto queste viti ci serviranno poi per fissare i sedili, vedete, attraverso i fori. Da sotto andremo ad attraversare il pianale e a bloccare con queste viti i sedili, ma non è una cosa che dovremmo fare adesso, quindi mettiamole da parte. Prendiamo il pianale ed è molto semplice. Questo centrale lo potete mettere come volete, così o così, non fa alcuna differenza. È a pressione. Pressate insieme contemporaneamente con i due pollici. Non appoggiatelo così perché non va bene. Tenete le dita sotto e i due pollici all'altezza dei perni, così, perfetto. Ancora un po' di qua, ecco qua. Deve essere assolutamente in battuta con il pianale, non ci devono essere spazi. Se dovete tirarlo nuovamente fuori, prendete una punta e andate a premere un po' a destra e un po' a sinistra, piano piano sui perni, e poi fate leva da sopra, piano piano, altrimenti danneggiate tutto. Poi, molto semplicemente, guardate, posso prendere sia questo pezzo che questo pezzo, è uguale. L'importante è vedere questo disegno, che deve corrispondere a questo. Quindi, così. Perfetto. Stessa cosa di qua. Non vi preoccupate se anche vi si sfilano, vedete? Non vi dovete preoccupare, l'importante è che non le perdiate, perché come vi ho detto poi faremo questo. Andremo ad appoggiare il sedile sopra e da sotto con le viti, le MM, un attimo, le NM, eccole qui. Quando ci verrà richiesto andremo a fissare i sedili, quindi state tranquilli. Ecco qua, queste sono le guide. Questa prende sia il sedile destro che il sinistro. Ok, a questo punto abbiamo finito il nostro montaggio. Prima di salutarci, adesso metto pausa al video e faccio una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino a questo numero 50 e poi ci salutiamo. Ed eccoci qua. Questo è quello che abbiamo montato con 50 uscite. Guardate che meraviglia. Paraurto in plastica verniciato, cofano anteriore in metallo, sotto poi ci andrà la sua copertura, guardate anche i particolari, retina in metallo, porta anteriore sinistra, tutta in metallo, vetro basculante. Poi andremo a lucidare anche le vernici, ma questo alla fine del montaggio. Guardate che bello, proprio la cura del particolare.
cruscotto, contachilometri con la protezione in plastica trasparente che fa da vetrino, guardate quanto è bella, e il bordino argentato che gira tutto sopra. Piccoli particolari che fanno la differenza. Chiave metallo, consentirà, una volta inserita nella sua sede dedicata, il contatto tra questi due fili che simuleranno l'accensione sonora del motore e la sua accelerazione. Le luci saranno tutte funzionanti. Questo è il sedile, bellissimo, tutto in tessuto, praticamente un sedile vero in miniatura. Traliccio in tubolari di ferro verniciati, elastici, ganci che tengono gli elastici in tensione, bellissimo. Queste sono le guide che abbiamo appena montato per i nostri sedili anteriori. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. È bellissima la macchina, è veramente bella. Non vi preoccupate, ci sono tanti fili ancora che sono staccati. Quello che invece, come vi ho detto durante le fasi del montaggio dove abbiamo appoggiato il motore al telaio, è importante è che non abbiate pizzicato nessun filo tra il motore e il telaio, mi raccomando. Ecco qua. Bene ragazzi, che dirvi? Io del modello sono super soddisfatto e di voi anche, perché avete e state continuando a permettermi di fare video grazie alle vostre visualizzazioni. Non pensavo di riuscire ad arrivare quasi a 800.000 visualizzazioni totali. Grazie con tutto il mio cuore. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao!